A fame, peste et bello, libera nos Domine è un'invocazione che centinaia di migliaia di persone in passato hanno rivolto al cielo per chiedere la liberazione dell'umanità dal flagello della carestia, delle malattie epidemiche e delle guerre. La parola peste, in latino pestis, indica una distruzione, una calamità, una generica malattia epidemica, ma la peste è una malattia specifica che per secoli è stata l'incubo degli europei e che di recente, con l'epidemia di Covid-19, è ritornata alla ribalta quando tutti noi abbiamo ricercato i precedenti storici dell'epidemia del nostro tempo. In questa puntata capiremo che cos'è la peste, dove è oggi diffusa, quali sono state le maggiori pestilenze del passato e perché questa malattia epidemica ha cambiato profondamente la storia dell'uomo, influendo sull'arte, sulla economia, sulla politica, sulla società. Infine, ci metteremo sulle tracce della peste in Valtrompia, visitando alcuni dei luoghi ad essa legati e sfogliando un documento che ne parla. La peste è una malattia infettiva causata dal batterio Yersinia pestis, che prende il nome dal suo scopritore Alexander Yersin, che alla fine dell'Ottocento, durante una grande epidemia di peste che colpì l'Asia, isolò l'agente patogeno responsabile della malattia. La peste è una malattia diffusa ancora oggi nel mondo e la forma più comune di contagio per gli esseri umani è il contatto con pulci infettate da roditori malati. La peste può manifestarsi in diverse forme e le più comuni sono peste bubbonica, peste polmonare e peste setticenica. Non si registrano casi di peste in Europa da diversi anni, ma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, riporta tra i 1.000 e i 3.000 casi di peste ogni anno. La malattia è ancora presente in America, in Asia, in Africa, mentre è assente dall'Australia. Gli Stati Uniti contano una media di 7 casi di peste all'anno, mentre l'ultima epidemia si è registrata in Madagascar nel 2021. Oggi la peste si cura con gli antibiotici, ma in passato la sua mortalità era estremamente alta e non vi erano strumenti e conoscenze mediche per contrastarla, il che fece sì che la malattia ebbe un impatto psicologico enorme sulla popolazione colpita, che si trovava impotente di fronte a un morbo che si diffondeva misteriosamente e colpiva indiscriminatamente ricchi e poveri, adulti e bambini. La parola peste, sebbene la malattia non sia più diffusa in Europa, fa ancora paura e deriva dal latino rovina, distruzione, epidemia. Diverse epidemie nella storia sono state chiamate peste, anche se probabilmente non causate dal batterio Yersinia pestis. Tra queste la peste di Carlo V, un non meglio definito morbo che colpì l'Europa del Cinquecento, e la peste antonina nel secondo secolo d.C., che era secondo alcuni vaiolo. L'uomo ha però incontrato la peste sin dall'antichità. Ricordiamo la famosa peste di Atene che colpì la Grecia nel V secolo a.C. in un periodo di grande fervore politico e culturale, e la peste che nel VI secolo d.C. colpì l'impero romano e addirittura contagiò l'imperatore Giustiniano, che le fonti ricordano come una peste sanguinaria, un indizio che ci fa pensare alla peste bubbonica, che si presenta appunto con bubboni lungo le vie linfatiche. Quando si pensa alla peste, la mente va alla grande epidemia che colpì l'Europa tra il 1347 e il 1352, che portò alla morte di circa un terzo degli europei, circa 25 milioni di persone. La malattia non era una novità assoluta per l'Europa, che già ne era stata colpita nell'antichità, ma gli europei se ne erano dimenticati dal momento che mancava dal nostro continente dall'VIII secolo d.C. La peste, dicevamo, fa il suo ritorno in Europa nel tardo autunno del 1347, quando arriva nel nostro continente tramite le navi genovesi che la importano da Caffa, in Crimea, dove già infuriava l'epidemia. Da quel momento la peste si diffonde in tutta Europa, dall'Italia alla Francia, dalla Germania alla Scandinavia. Dopo la grande epidemia del 1347-1352, la peste si ripresenterà nel nostro continente ad intervalli di circa 10-12 anni fino alla tarda età moderna. Negli anni 60 del 300 ci fu la cosiddetta peste dei bambini, così chiamata perché secondo gli osservatori colpiva prevalentemente i bambini che probabilmente non erano, a differenza degli adulti, venuti già a contatto negli anni precedenti con la malattia. Ma la peste non è stata l'incubo solamente delle donne e degli uomini medievali, ma ha flagellato l'Europa anche successivamente. Ricordiamo la peste del Manzoni che colpì Milano
Milano nel 1630, chiamata così ovviamente dopo il capolavoro manzoniano dei Promessi Sposi, e la Grande Peste di Londra del 1665. Colpisce pensare che quest'ultima colpì la grande città inglese in un momento di grande sperimentazione politica. Siamo tra la prima rivoluzione inglese e la seconda rivoluzione inglese, ma proprio la disarmonia tra il progresso raggiunto dall'uomo e l'impotenza della scienza, anche in età moderna inoltrata, di fronte alla malattia, facevano paura alle popolazioni affette. L'ultima epidemia di peste che ha richiesto in Europa l'applicazione del cordone sanitario è stata la peste di Marsiglia del 1815, l'anno della caduta di Napoleone e, secondo alcuni storici, iniziata l'età contemporanea. Con l'età contemporanea in Europa non c'è più posto per la peste. L'età contemporanea sarà infatti il periodo di grandi scoperte in tutti i campi del sapere. Pensiamo che dal punto di vista scientifico si scopriranno i microbi, il DNA, gli antibiotici. Scoperte rivoluzionarie che cambieranno la vita di tutti noi, migliorandola e aumentandone notevolmente la durata. La medicina trecentesca era però impotente nei confronti della malattia e le popolazioni ne attribuivano la causa a un'origine divina oppure astrale. La morte nera, come fu chiamata la peste del 1347, sembrava preannunciare la fine del mondo, dal momento che nell'Apocalisse si diceva che su un cavallo verdastro sarebbe arrivata la morte, che con l'inferno avrebbe falcidiato un quarto della popolazione mondiale tramite la spada, la peste e la carestia. Di fronte alla malattia che si diffondeva in modo inspiegabile e di fronte alla quale i medici erano impotenti, vi furono esplosioni di furore popolare che si rivolsero contro ebrei e lebbrosi, individuati come capri espiatori a cui addossare la causa della malattia, che vennero accusati di avvelenare i pozzi. Per fronteggiare il contagio, il popolo si affidava alla religione, con processioni, messe e voti ai santi protettori, chiedendo il cessare dell'epidemia. Di queste pratiche religiose rimangono in alcune città le crocette, ovvero delle croci spesso affiancate da altari che nei momenti di recrudescenza della malattia venivano riattivate e diventavano luoghi di devozione. Da qui deriva per esempio il nome della stazione della metropolitana di Milano Crocetta, a pochi passi dal Duomo, in quanto vi fu una croce voluta da San Carlo Borromeo durante la grande pestilenza che colpì Milano nel Cinquecento. La peste e la sua permanenza per 5 secoli in Europa è stato un evento che ha avuto delle conseguenze sociali ed economiche enormi. Se pensiamo alla grande epidemia del 1347-1352, il calo demografico, 1/3 degli europei, determinò una minor disponibilità di forza lavoro e quindi un miglioramento dei salari e un miglioramento dei contratti di affitto dei terreni. Le epidemie, pur con il loro drammatico carico di morte, sono però anche straordinari fattori di evoluzione per la medicina e così fu per la grande peste del 1347. Da quel momento, prima gli stati italiani e poi gli stati europei si dotarono di misure per contenere il contagio. I cordoni sanitari, le quarantene, la regolamentazione delle sepolture degli appestati, i monatti, cioè persone addette alla rimozione dei cadaveri, e uffici di sanità. La peste ha avuto anche conseguenze molto concrete e immediate sulla vita dell'uomo medievale. Chi ha visitato Siena ricorderà il Facciatone, una parete di qualche decina di metri che spicca nella bella piazza del Duomo di Siena, testimonianza dei lavori di ampliamento del Duomo iniziati prima della peste del 1348 e abbandonati dopo la grande epidemia che aveva causato un importante calo demografico in città. Ma la peste ha influenzato profondamente anche l'arte e la letteratura. Pensiamo al Decameron di Giovanni Boccaccio, ambientato durante l'epidemia di peste che colpì Firenze nel 1348. Nell'opera una brigata composta da ragazzi e ragazze lascia la città per sfuggire al contagio e in una villa nel contado fiorentino racconta storie per ingannare il tempo, sono le famose novelle.
La peste ha poi un ruolo fondamentale anche nel famoso romanzo di Alessandro Manzoni I Promessi Sposi, uscito nella sua versione definitiva nel 1842, ma ambientato nella Lombardia della dominazione spagnola negli anni 30 del Seicento. I capitoli del romanzo, ambientati durante l'epidemia che colpì Milano nel 1630, sono pochi, ma sono fondamentali per la storia, tant'è che sono diventati noti come i capitoli della peste. Qui avvengono fatti fondamentali e con la fine della peste ha fine anche il romanzo. La peste è nel romanzo al contempo elemento sovversivo perché viene meno l'ordine sociale costituito, la malattia infatti indiscriminatamente colpisce i poveri e i ricchi, ma è anche elemento riequilibratore della storia che volge finalmente a favore dei due protagonisti. Alla peste sono legate scene indimenticabili del romanzo, dalla conversione e pentimento di Don Rodrigo, il cattivo della storia, che ammalato di peste riconosce il male inflitto a Renzo e Lucia, e la scena della morte di Cecilia, in cui una mamma affida al carro dei Monatti il corpo della figlia morta. Il Manzoni, con la descrizione toccante e a volte cruda della pestilenza, ci ricorda come eventi collettivi, come possono essere appunto un'epidemia, abbiano delle ricadute emotive sui singoli individui. Ma il legame del Manzoni con la peste non si esaurisce con I Promessi Sposi. Tratta infatti della pestilenza che colpì Milano nel 1630 anche in un'altra opera, concepita come appendice alla prima edizione dei Promessi Sposi, Il Fermo e Lucia. Stiamo parlando della storia della colonna infame, in cui Manzoni ricostruisce tramite un'analisi di documenti seicenteschi la storia di due untori, due uomini che furono accusati, si vedrà poi ingiustamente, di aver diffuso la peste a Milano e per questo furono torturati e uccisi. Ma la peste ha affascinato anche autori più vicini a noi. Pensiamo ad Albert Camus, scrittore e premio Nobel del Novecento, che nel suo romanzo La peste, uscito nel 1947, ci ha raccontato di una città del Nord Africa, la città di Orano, in Algeria, che viene colpita dalla peste, dalle passioni, dai sentimenti che questa suscita nella popolazione e delle diverse reazioni degli abitanti della città. Abbiamo già ricordato come la peste è stata un evento che ha influito profondamente sull'immaginario, sulle credenze, sulle paure della popolazione del passato e sulla sua vita quotidiana. E proprio per questo motivo vi sono innumerevoli testimonianze del passaggio della peste nel nostro territorio. In Valtrompia, una delle 3 valli della provincia di Brescia, ci si può facilmente imbattere in cappelle erette come ringraziamento per la cessazione di una pestilenza che magari ora sorgono in posizione isolata su sentieri inghiottiti dalla vegetazione, ma un tempo erano importanti vie di comunicazione tra paesi e genti. Altrettanto frequenti sono chiese e santuari dedicati a San Rocco, protettore degli appestati, e uno dei santi più venerati della Chiesa cattolica. Pensate che attualmente esistono in Italia circa 3.000 tra chiese e cappelle dedicate al santo. Sebbene non si disponga di una bibliografia certa, San Rocco sembra sia nato a Montpellier, nel sud della Francia, tra il 1345 e il 1350, proprio gli anni a cavallo della peste nera del 1347-1352. Negli anni 60 e 70 del 300 è in Italia, dove assiste i malati di peste e opera guarigioni miracolose. Contrae egli stesso la peste e spesso è rappresentato mentre mostra il bubbone sulla coscia, ma guarisce. Ritornando verso la Francia è incarcerato perché scambiato per una spia e muore nel carcere di Voghera il 16 agosto di un anno compreso tra il 1376 e il 1379. La fama di San Rocco circolava già mentre il futuro santo era ancora in vita e dopo la sua morte il culto si diffuse largamente nell'Italia settentrionale. Nel 1477 le reliquie di San Rocco furono trasportate a Venezia, dove sono tuttora conservate. Il legame tra Venezia e San Marco è noto, ma quello tra la città e San Rocco è meno conosciuto, anche se non di secondaria importanza. A Venezia, che imputava al santo la
cessazione di un'epidemia di peste cinquecentesca, infatti ogni anno il doge si recava su una gondola riccamente addobbata alla chiesa di San Rocco per rendere onore alle reliquie del santo. Anche in Valtrompia troviamo innumerevoli edifici sacri dedicati a San Rocco, tra questi il santuario che domina Gardone Valtrompia e intitolato al santo, eretto come voto per la cessazione di una pestilenza negli anni 70 del Cinquecento. La chiesa di San Rocco a Coglio, eretta allo stesso scopo verso la fine del 400, le chiese di Carcina, di Bovezzo, oltre che tante località dedicate al santo. La diffusione e profondità della devozione popolare per il santo è da relazionarsi alla necessità di affidarsi al soprannaturale di fronte a un male che colpiva inspiegabilmente e indiscriminatamente, che come arrivava se ne andava, sempre altrettanto inspiegabilmente. La devozione per il santo si rinvigoriva in occasione di epidemie che potevano essere diverse dalle pestilenze, tra cui le epidemie di colera dell'Ottocento. Siamo nel porticato della chiesa di San Filastrio a Tavernole sul Mella, la prima chiesa del comune che è uno scrigno di tesori. Tra questi la cappella di San Domenico, che raccoglie il ciclo pittorico delle storie di San Domenico di Guzmán e che è nota come la Cappella Sistina della Valtrompia, e la cappella di San Rocco, cappella Madini, che si trova alle mie spalle e che è stata eretta nel 1576 come ringraziamento della popolazione per il cessare di un'epidemia di peste. Un'epidemia di colera negli anni 40 dell'Ottocento colpì profondamente la popolazione di Tavernole e si portò via anche Don Gherardo Amadini, che si dedicò alla cura dei colerosi. Da quel momento la devozione per San Rocco è associata a quella di Don Gherardo Amadini, che non di peste si occupò, ma di un'altra malattia altrettanto inspiegabile e letale come era il colera, malattia causata da un batterio che si diffonde grazie al contatto con alimenti o acqua contaminati e più raramente dal contatto uomo-uomo, che prolifera in condizioni igienico-sanitarie precarie. Altre fonti per ricostruire la storia della peste sono ovviamente i documenti come questi che stiamo consultando. Il rettore della parrocchia di Lavone ci ha lasciato una preziosissima testimonianza documentale dove ci racconta come fu portata la peste del 1630 nelle parrocchie di Lavone. La peste che abbiamo visto è passata alla storia come la peste del Manzoni perché il romanzo è ambientato durante gli anni di quella pestilenza. Il morbo, che già infuriava nel resto d'Italia, venne portato a Lavone da Brescia da due fratelli che qui avevano portato le proprie pecore a pascolare. Per far fronte alla peste, la popolazione si appellò ai santi e in particolare a San Nicolò, San Rocco e Santa Maria Maddalena, ai quali erano intitolate alcune delle chiese della parrocchia di Lavone. Portò in processione anche delle reliquie. Il comune invece fece portare addirittura da Cremona acque e oli miracolosi legati al culto della Vergine. Una devozione che a Pezzazze è viva ancora oggi, dal momento che ogni anno, nella settimana a cavallo del 16 di agosto, giorno della morte di San Rocco, si celebra una festa con relativa processione in onore del santo della durata di un'intera settimana.